Abbiamo visto in un video precedente, che vi lascio su in visione seguendo il link nella scheda, come eseguire la sostituzione della resistenza di riscaldamento in una lavastoviglie. In questo video vediamo allo stesso modo come eseguire la sostituzione, però di una resistenza che non è posizionata nella parte esterna, quindi sotto la vasca delle lavastoviglie, ma è posizionata all'interno della vasca. Quindi su alcuni modelli di lavastoviglie un pochettino più vecchie troviamo questa resistenza in vasca che è infilata al suo interno ed è fissata nella parte sottostante alla quale ora accederemo e dove è praticamente fissata. Dalla parte superiore è fissata tramite queste alette in metallo, dalle quali andrà scastrata. Dalla parte inferiore abbiamo accesso pertanto alla resistenza, abbiamo già staccato ovviamente l'alimentazione elettrica e per smontarla dobbiamo svitare questa vite. Possiamo vedere quindi che su questa resistenza sono presenti questi altri due elementi ed una piastra. Questi due elementi fondamentalmente sono due termostati. Il primo è un termostato della temperatura, quindi consente alla resistenza di staccare nel momento in cui ha raggiunto la temperatura impostata, mentre l'altro termostato è un termostato di sicurezza, il che consente sempre alla resistenza di staccarsi nel momento in cui l'acqua all'interno si surriscalda in maniera eccessiva. Quindi utilizzando un 8 a tubo togliamo il dado di fissaggio, quindi togliamo questa piastra che fondamentalmente funge da messa a terra e sganciamo quest'altra piastra all'interno della quale erano fissati due termostati che possiamo vedere vanno a urtare con la parte inferiore della base, quindi a rilevarne la temperatura. Dobbiamo ora come prima cosa sganciare queste lamelle, quindi sganciarla da qui dentro, quindi le pieghiamo leggermente. Ora vedremo come eseguire una verifica, perché magari alcune volte può capitare di volerla sostituire in quanto si ritiene che non sia funzionante, ma in realtà lo è. Posizioniamo un puntale su un innesto e l'altro puntale sull'altro. In questo caso possiamo guardare sul display che restituisce un valore intorno ai 24 ohm, il che ci indica che la resistenza è funzionante. Allo stesso modo possiamo eseguire una verifica se c'è una dispersione, quindi posizionando un puntale, un innesto della resistenza e l'altro puntale su un punto qualsiasi della carcassa della resistenza. In questo caso non scontriamo nessun tipo di valore, pertanto la resistenza è ok. Invece qualora ci fosse stata una dispersione, quindi un contatto del filamento interno sul telaio, quindi avremmo riscontrato un valore. Facciamo lo stesso anche sull'altro innesto e in questo caso possiamo stabilire che la resistenza è funzionante, anche se potrebbe succedere che fatto questo controllo è funzionante, ma che il problema eventualmente relativo ad una dispersione si potrebbe verificare nel funzionamento, quindi quando è montata sull'apparecchio. Per rimettere la resistenza nuova si procede in senso contrario, quindi si posiziona nell'incastro, si fanno ricombaciare, quindi mettere i blocchi nuovamente. Fatto questo si va dalla parte inferiore e si procede in senso inverso riavvitando quindi il bullone di fissaggio e tutto quello che abbiamo smontato precedentemente.